Non so cosa ne pensate voi, ma per me l'estate sa di mare. Oggi portiamo tutta quell'atmosfera sulla nostra tavola realizzando questi sottobicchieri all'uncinetto in stile marinaresco. Un progetto semplice, veloce da fare, personalizzabile perché ovviamente lo schema dei sottobicchieri è sempre lo stesso, a rendere unico ogni sottobicchiere è l'applicazione. In questo tutorial vi mostro come fare il sottobicchiere, come fare la stella marina e come cucire l'applicazione al sottobicchiere. Nel prossimo tutorial completiamo insieme il set con tutte le altre decorazioni marinaresche. Se non vi piace cucire e non volete cucire l'applicazione al sottobicchiere, in alternativa potete utilizzare una colla che incolli sui tessuti. Io preferisco cucire perché sono certa che non si tolga, ma se volete c'è anche questa opzione. Per fare i miei sottobicchieri ho usato il Basic Cotton di Un Filo di Passione, è un cotone 100% da lavorare con uncinetti da 2,5, 3,5. Per fare il sottobicchiere l'ho usato doppio, appaiando 2 fili, e ho usato un uncinetto da 3,5 mm, mentre per fare le applicazioni ho usato il filato singolo e l'ho lavorato con un uncinetto da 2 mm. Per fare questi sottobicchieri va bene qualsiasi filato di cotone che abbia più o meno questo spessore. Se volete usare anche voi il Basic Cotton lo trovate nello shop online di Un Filo di Passione, vi lascio il link nella descrizione del video. Se usate questo filato vi posso dire che con un gomitolo ho fatto 3 sottobicchieri, mentre per le applicazioni ne basta veramente poco. Fatemi sapere nei commenti se questa idea vi piace e se avete qualche altra proposta per applicazioni a tema mare, scrivetemela. Chissà, magari realizziamo anche quella. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo facendo un anello magico. E nel giro 1 lavoriamo 7 punti bassi nel cerchio. Alla fine del giro tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. Lavoriamo il sottobicchiere a spirale, quindi marchiamo l'inizio di ogni giro con un pezzetto di filo o con un marker. Nel giro 2 lavoriamo 7 aumenti, 2 punti bassi in ogni punto. Nel giro 3 lavoriamo un punto basso e un aumento, 2 punti nel secondo punto. E ripetiamo un punto, un aumento per tutto il giro. Nel giro 4 lavoriamo un aumento nel primo punto, 2 punti bassi nel primo punto e 2 punti per 2 volte un punto basso in ogni punto. E ripetiamo un aumento, 2 punti per tutto il giro. Nel giro 5 lavoriamo 3 punti bassi, 1, 2, 3 e un aumento, 2 punti nel quarto punto. E ripetiamo 3 punti, un aumento per tutto il giro. Nel prossimo giro lavoriamo un aumento nel primo punto e 4 punti bassi. 1, 2, 3, 4 e ripetiamo un aumento, 4 punti per tutto il giro. Nel giro 7 lavoriamo 2 punti bassi, 1, 2, 3 e un aumento, 4 punti per tutto il giro. Nel giro 8 lavoriamo 2 punti bassi, 1, 2, 3 e un aumento, 2 punti per tutto il giro. Nel giro 9 lavoriamo 2 punti bassi, 1, 2, 3 e un aumento, 2 punti per tutto il giro. Nel giro 10 lavoriamo 2 punti bassi, 1, 2, 3 e un aumento, 2 punti per tutto il giro. Nel giro 11 lavoriamo 2 punti bassi, 1, 2, 3 e un aumento, 2 punti per tutto il giro. Nel giro 12 lavoriamo 2 punti bassi, 1, 2, 3 e un aumento, 2 punti per tutto il giro. Nel giro 13 lavoriamo 2 punti bassi, 1, 2, 3 e un aumento, 2 punti per tutto il giro. Nel giro 14 lavoriamo 2 punti bassi, 1, 2, 3 e un aumento, 2 punti per tutto il giro. Nel giro 15 lavoriamo 2 punti bassi,
2 e un aumento. E ripetiamo 2 punti, un aumento per tutto il giro. E nel giro 8 lavoriamo 56 punti bassi, un punto in ogni punto. E nel giro 9 saltiamo il primo punto e iniziando dal secondo lavoriamo un punto bassissimo in ogni punto, prendendo tutto il punto. Alla fine del giro lavoriamo un punto bassissimo anche nel primo punto bassissimo del giro, un punto bassissimo nel prossimo punto e tagliamo il filo un po' lungo. Infiliamo il filo in un ago senza punta ed entriamo in tutto il prossimo punto bassissimo. E al centro dell'ultimo punto bassissimo che abbiamo lavorato. E nascondiamo il filo attraverso i punti sul retro del lavoro. Allo stesso modo nascondiamo il filo del cerchio magico. Tutte le applicazioni le lavoriamo con il filo singolo e un uncinetto da 2 mm. Nel tutorial, perché vediate meglio i punti, uso un filo più grosso e un uncinetto più spesso. Per la stella marina facciamo un anello magico e lavoriamo 5 punti bassi nel cerchio. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio e chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso. Poi lavoriamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed ora lavoriamo sulle catenelle. Sulle catenelle potete lavorare come preferite. Io lavoro nel filo che c'è dietro e se riuscite vi consiglio di fare altrettanto, in questo modo avrete una finitura migliore del lavoro, ma se volete lavorare in un altro modo, lavorate in un altro modo. Iniziando dalla seconda catenella dell'uncinetto, lavoriamo un punto bassissimo, 2 punti bassi, e un mezzo punto alto. E ci rimane una catenella da lavorare e va bene così. Lavoriamo un punto bassissimo nel prossimo punto alla base e ripetiamo 6 catenelle, e iniziando dalla seconda catenella dell'uncinetto un punto bassissimo, 2 punti bassi, un mezzo punto alto, un punto bassissimo nel prossimo punto alla base. E ripetiamo così in totale per 5 volte. Tagliamo il filo lungo per poter cucire ed estraiamo. E la stella marina è già pronta. Ed ora non ci resta che cucire
le applicazioni sui sottobicchieri con il filo che abbiamo tenuto lungo, oppure se preferite con un filo ancora più sottile. Con pazienza cuciamo nella posizione che ci piace di più. Qui, se passate dietro, ovviamente dietro si vedrà un po' il filo del colore della cucitura. Se invece avete più pazienza, potete passare con il filo dentro i punti e tenere completamente pulito dietro. E per cucire passiamo o ripassiamo sui punti o passiamo sotto le catenelle dei punti tra un punto e l'altro. In questo modo la cucitura risulta invisibile. Qui dietro facciamo un nodino in un punto un po' nascosto e nascondiamo il filo sotto la stella, tra la stella e il sottobicchiere. E il sottobicchiere è pronto. Come questo possiamo farne quanti vogliamo cambiando l'applicazione. Nel prossimo tutorial vi mostro come fare queste altre applicazioni in stile marinaresco. Se avete altre idee scrivetemele nei messaggi qui sotto il video, non vedo l'ora di sapere cosa pensate di questo progetto, e se rifate questi sottobicchieri mi raccomando, come sempre, condividete le vostre foto con me. Sapete che potete farlo taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Io come sempre vi ringrazio di avermi seguita anche in questo tutorial. Ci vediamo lunedì prossimo con il tutorial delle altre applicazioni e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!